How can you tell me the way the story ends? A monster in my heart, a ghost inside my chest. I'm broken down, the world around us surrounds my suffering. You smile and laugh at me, but you don't see. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video che è la seconda parte di una trilogia. Sì, avete capito bene. Nella prima parte, vi lascio il link sotto nella descrizione, ho parlato di come ho composto e ideato il dipinto, nonché vi ho illustrato ogni oggetto che ne fa parte e il significato nascosto che mi ha spinto a creare quest'opera. In questa seconda parte invece ci addentreremo in qualcosa di più tecnico, ovvero come ho realizzato l'opera nella pratica, dandovi sia qualche spiegazione sia lasciandovi osservare il work in progress. Vi dico solo che per ogni oggetto ho impiegato più o meno 2 ore di pittura e che questo video è stato velocizzato ad una velocità addirittura moltiplicata per 8. Montando il video però mi sono accorta che era necessario dividerlo ulteriormente in 2, quindi ci sarà anche una terza parte che riguarderà specificatamente come ho dipinto le superfici d'argento, di rame e i minerali. Il quadro è un 30x40 cm, la tela 100% cotone ed è montata su un telaio semplice in legno di abete. La tecnica che ho usato principalmente è alla prima, anche se ovviamente non sono mancate le velature. Dopo aver realizzato lo sfondo monocromatico, inizio dipingendo dal mazzo di carte di Tokyo Ghoul e devo dirvi la verità, questo dipinto è stata una sfida continua perché ogni oggetto che dipingevo all'inizio mi sembrava difficilissimo. È stato però interessante perché mi sono confrontata con nuove sfide e sento di essere migliorata tantissimo uscendo dalla mia comfort zone. Questo dipinto lo stavo rimandando da quasi un anno, calcolando che l'idea è nata ad aprile 2023 e lui invece l'ho iniziato a giugno 2024. Sì, lo so. Sono un po' così, la costanza non è il mio punto forte. È stato interessante dover replicare un'illustrazione anime con molteplici dettagli e sfumature bellissime che andavano dal rosso al viola. Per aggiungere tutta questa varietà di colori mi sono comprata diversi tubetti per ogni colore specifico, ma col senno di poi direi che ci sarei potuta arrivare benissimo anche con i colori primari. Una volta creati i colori che si avvicinano di più all'originale inizio a giustapporli, cioè a posizionarli uno accanto all'altro e in questo modo riesco anche a sfumarli creando gradazioni naturali. Come vi dicevo nel video precedente, io mi ispiro anche a Caravaggio e questa natura morta è anche un omaggio alla sua cesta di frutta dell'Ambrosiana, principalmente per 2 motivi. Il primo è il naturalismo, che anch'io cerco di ottenere, e il secondo è il dettaglio del piatto d'argento che sporge dal tavolino, esattamente come sporge la cesta di frutta per dare tridimensionalità al quadro che altrimenti risulterebbe bidimensionale nello sfondo monocromatico, esattamente come il mio.
Per il tappo in sughero sono andata direttamente a puntini perché la texture del sughero è caratterizzata proprio da tante zone punteiformi, il tutto sempre cercando di mantenere il volume delle luci e delle ombre. La boccetta con le pietre invece era più a chiazze di colore, perché attraverso il vetro traspariva ciò che c'era dentro. In più poi bisognava dare anche qualche riflesso bianco della luce. Due cose che sicuramente a questo punto avrete notato sono che per sfumare io utilizzo anche le dieta, che sono anche meglio di un pennello a volte, e nella parte superiore della boccetta potete vedere c'è molto rosso. Quel rosso non proviene dal riflesso, diciamo, dell'interno della boccetta, ma proviene dal riflesso del vestito della ragazza che vediamo sopra. Il piatto d'argento è stato un salto nel vuoto. Ho iniziato partendo dalle zone più scure e opache, cercando anche di catturare i vari riflessi che gli oggetti intorno producono sulla superficie, quindi ho usato anche colori come il rosso e il rame, ma anche il viola mischiato al nero per le ombre, perché è raro che in questo dipinto io abbia usato del nero puro.
Dopo le ombre sono passata alle luci, evidenziando i riflessi. Come dicevo all'inizio del video, le superfici metalliche e riflettenti le vedremo nella terza parte. Per ora è tutto e questo è il risultato fino a qui. Mancano ancora 3 oggetti, ci vediamo nella terza parte. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui miei lavori o aggiornata sui miei lavori. Adios!